tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video vi parleremo di qualcosa che siamo sicuri piacerà a molti, il caffè. Vi spiegheremo un po' la storia del caffè in Italia, ma soprattutto vi faremo vedere tutti i tipi di caffè che esistono in Italia. Cappuccino, marocchino, espressino, caffè espresso, ristretto, corto, lungo e così via. Ma non ci limiteremo a darvi una lunga e noiosa lista, piuttosto vi porteremo con noi a prenderli in qualche bar di Roma. Andiamo! Il caffè, si sa, per gli italiani è un pezzecore, ovvero un pezzo di cuore, come si direbbe in napoletano. Quando parliamo di caffè, per essere precisi, parliamo della famosissima bevanda ottenuta dalla macinazione dei semi di caffè, diffusa in tutti i paesi del mondo, ma originaria dell'Etiopia e dello Yemen. In Italia il caffè arrivò, pensate un po', nel 1570, in particolare a Venezia, ma in poco tempo moltissime città si riempirono di botteghe del caffè e questa mitica bevanda, importata dall'Oriente, conquistò il cuore di tutti gli italiani, che ne fecero un vero e proprio simbolo della convivialità e della famiglia. Ancora oggi, prendersi un caffè è l'occasione e la scusa perfetta per chiacchierare in compagnia e staccare la spina dallo stress della vita quotidiana. Se siete mai andati a trovare qualcuno in Italia, avrete notato che quasi tutte le case hanno una moka o una macchinetta del caffè, perché il caffè viene visto quasi come un rituale, di solito da praticare dopo un pasto, ma anche come pausa dal lavoro durante il giorno. Di caffè, ovviamente, non ce n'è solo uno, ma ce ne sono tantissimi, con altrettanti modi diversi di prepararlo. Chiaramente il risultato dipende principalmente dalla qualità del caffè che deciderete di usare. Quando si desidera un buon caffè, non si deve badare a spese. Ecco quindi una lista dei migliori caffè italiani a livello di marca. Caffè Borbone, Caffè Lavazza, Caffè Illy, Caffè Motta, Caffè Toraldo, Caffè Vergnano, Caffè Pellini. Sono tutti ottimi, quindi la preferenza tra uno o l'altro è semplicemente una questione di gusti personali. Vi abbiamo lasciato i link di affiliazione Amazon in descrizione per poterli acquistare e provare e fateci sapere nei commenti quale vi piace di più. E ovviamente, se ci seguite dall'estero e avete problemi ad accedere ad Amazon Italia oppure ai siti italiani in generale, vi ricordiamo che potete facilmente bypassare questo problema usando NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN vi permette di navigare su internet come se vi trovaste in un altro paese. Vi basterà aprirlo e scegliere il paese in cui vorreste virtualmente trovarvi. Fatto questo, tutti i siti su cui navigherete si apriranno nella versione del paese che avete selezionato. Tutto qui? Sì, tutto qui. NordVPN è disponibile su tutti i dispositivi, PC, tablet e smartphone. Inoltre costa davvero poco. Iscrivendovi usando il link che vi abbiamo lasciato in descrizione e il codice coupon LERNAMO, pagherete circa 3 euro al mese e riceverete anche 4 mesi gratuiti sul piano da 2 anni. Ricordate, NordVPN vi offre la libertà di essere ovunque. Ma ora è arrivato il momento di farvi vedere tutte le varie preparazioni con il caffè che esistono in Italia. Il primo modo di prepararlo, quello che in Italia viene considerato il caffè normale, è il caffè espresso, a volte chiamato corto. Se andate in un bar in Italia e ordinate un caffè, vi porteranno un espresso. Il gusto è molto forte e intenso perché la concentrazione di caffè rispetto alla quantità di acqua è molto alta. In genere il caffè espresso corrisponde a circa 30-40 ml e il suo prezzo medio in bar e ristoranti italiani è di circa €1.
Va detto tuttavia che il caffè espresso può essere ordinato anche in altri due modi: ristretto, il quale si caratterizza per una quantità inferiore al normale caffè espresso, quindi meno di 30 ml, e una maggiore concentrazione degli aromi; lungo, il quale si caratterizza per una maggior quantità fino a 150 ml, dovuta alla presenza di più acqua rispetto alla concentrazione di caffè. Il sapore sarà dunque meno intenso. Il secondo tipo di caffè è quello decaffeinato. Si tratta semplicemente di caffè che viene lavorato per rimuovere la caffeina, una sostanza eccitante che si trova anche nel tè. In genere, chi ama il gusto del caffè ma non lo può bere per motivi di salute, prende un decaffeinato. Lo si trova in tutti i bar e ristoranti, ma anche in polvere e in cialde per le macchinette nei supermercati. Ci sono poi altri tipi di caffè che si distinguono tra loro per le diverse proporzioni di latte e caffè. Il caffè macchiato, che si fa con il classico espresso di circa 30-40 ml di caffè e l'aggiunta di 20 ml di latte montato, detto anche schiuma di latte. Il cappuccino. Attenzione qui alle quantità, perché le proporzioni, soprattutto con questa bevanda, sono tutto. Un cappuccino deve avere un volume totale di 150-180 ml, di cui 25-30 ml devono essere di caffè, il solito espresso per intenderci, e il resto deve essere metà di latte e metà di schiuma di latte. Spesso viene servito con una spolverata di cacao amaro sulla superficie. Il latte macchiato contiene circa 30-40 ml di caffè. Sì ragazzi, la base è sempre lui, il caffè espresso, e 180-200 ml di latte intero. Spesso vi si aggiunge della schiuma di latte sulla superficie. Il caffè latte o caffè latte, invece, contiene circa 25-30 ml di caffè e 125 ml di latte. Di solito si prepara per colazione, aggiungendo al latte caldo un cucchiaino di caffè per latte che si presenta in polvere o in granelli, o semplicemente un goccio di caffè della moka. Il marocchino invece è fatto con un caffè espresso, 30 ml di latte circa e una spolverata di cacao in polvere. Nel periodo natalizio, inoltre, alcuni bar ci aggiungono anche una spolverata di cannella. Ah, e quasi dimenticavo, nel sud Italia è spesso chiamato espressino. In estate, invece, è molto comune anche il caffè shakerato, che si prepara con un espresso, 1 o 2 cucchiaini di zucchero, qualche cubetto di ghiaccio e a volte anche un goccio di latte. Il caffè shakerato ha un prezzo decisamente più alto rispetto agli altri tipi di caffè. Di solito si aggira intorno ai 2,50 € o ai 3 euro. Invece un'alternativa estiva ma non troppo costosa al caffè shakerato è il caffè al ghiaccio. Vi verrà servito semplicemente un espresso con accanto un bicchiere contenente del ghiaccio. Il resto della preparazione poi spetta a voi. Dovrete versare l'espresso nel bicchiere del ghiaccio, mescolare un po', lasciar raffreddare e gustare. Un'altra variante estiva molto diffusa è la crema al caffè. Si tratta di una specie di sorbetto molto freddo a base di panna fresca, caffè e zucchero, a volte servita con una spolverata di cacao o dei chicchi di caffè in superficie. Anche in questo caso il prezzo è più alto, circa 2,50 € e anche il contenuto calorico, ahimè, ma quanto è buona! Negli ultimi decenni si è diffuso in Italia anche il caffè al ginseng, ovvero una bevanda a base di caffè, latte, zucchero e radice di ginseng. Di solito lo si prepara
con le cialde per le macchinette oppure con dei preparati in polvere. Il prezzo si aggira intorno a 1,50 € o 1,80 € a seconda che sia servito in tazza grande o piccola. L'ultima variante della lista è il caffè americano. Si tratta di un caffè preparato con un espresso che viene poi diluito con acqua calda e servito in una tazza piuttosto grande. Diciamo che in Italia non è molto diffuso, anche se ormai quasi tutti i bar lo servono. In genere viene considerato acqua sporca, soprattutto dai veri tradizionalisti del caffè. Il gusto è chiaramente più leggero, molto meno intenso rispetto a quello dell'espresso. Ad ogni modo, de gustibus non est disputandum, sui gusti non si discute. Anche in Italia c'è chi beve il caffè americano. E ora no, non ce lo siamo dimenticati, manca proprio lui, il primo, unico e inimitabile caffè della moka, quello più tradizionale insomma. Si tratta di un caffè con una preparazione completamente diversa che avviene tramite quella che, appunto, si chiama moka. La consistenza e l'apparenza del caffè della moka è molto diversa da quella del caffè espresso, ma molta gente, soprattutto i tradizionalisti del caffè di cui parlavamo prima, preferisce questo. Ogni casa italiana che si rispetti ha almeno una moka, anche inutilizzata, tra il pentolame e gli attrezzi da cucina. La base della moka viene riempita di acqua, poi si inserisce il filtro, lo si riempie di caffè in polvere per la moka, si richiude la caffettiera e la si mette sul fuoco. Quando il caffè sale e fa il suo caratteristico rumorino, si spegne il fuoco e lo si serve nelle tazzine. Qui l'intensità dipende sostanzialmente dal rapporto caffè-acqua che decidete di usare e lo stesso vale per la quantità. Esistono caffettiere più piccole con cui si ottengono circa 1 o 2 tazze e altre con cui se ne possono preparare anche 18 contemporaneamente. Se volete acquistare una moka per la vostra casa, vi abbiamo lasciato nella descrizione alcuni link di affiliazione Amazon per acquistarne alcune davvero carine e molto buone. Invece, se volete vedere il vero e proprio tutorial che ho realizzato su come preparare il caffè con la moka, vi basterà cliccare sul link in alto nella card o giù in descrizione. Ok, eccoci qui, tornate a casa. Che ve ne pare? Vi è piaciuto questo video? Qual è il vostro tipo di caffè preferito? Quali tipi avete provato? Fatecelo sapere giù nei commenti. Se invece adesso volete approfondire un altro aspetto della cultura italiana, e cioè la letteratura, allora date un'occhiata al video che abbiamo realizzato sui 7 grandi classici della letteratura italiana. Come sempre il link lo trovate qui in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece volete studiare tutta la grammatica italiana e tutte le particolarità della nostra lingua, allora il posto perfetto è il nostro sito www.lernamo.com, dove ci sono centinaia di video lezioni gratuite ed esercizi per tutti i livelli. O ci sono anche i nostri social: Facebook, Instagram, Twitter e da un po' di tempo anche TikTok. Quindi seguiteci anche lì. Ciao! Ciao ciao!